Andiamo a cercare questo disegno. John, sei sempre un apparitore, bellissimo. Allora. Ufficiale. Proviamo questo. Oh, ho trovato. Occupazione. Ma vaffanculo, ci ho perso una vita. Profilo di Thomas Norton. Thomas Norton, nato nel 1840 a Londra. Nel 64 si è laureato alla Oxford Academy. Nel 69 ha iniziato a lavorare al Ministero degli Interni come segretario. Ministero. Nel 75 ha avuto l'incarico di commissario militare in India. È stato onorato dalla regina stessa con l'ordine del bagno nel 77. Con l'ordine del bagno, va bene. Nel 1 marzo del 1078 è stato nominato emissario britannico a Cordone e gli è stato assegnato un ufficio nel municipio. Perfetto. E ora andiamo con l'altro indizio. Questo tatuaggio però, secondo me non dobbiamo andare qui. Sherry ha trovato subito il documento e non ho potuto indagare sul rumore e il sospetto. Perfetto, bravo, perché era questo quello che dobbiamo fare. Con chi ci devo parlare però? Vediamo se non devo parlarci con la signora lì fuori, va. Have you found anything helpful? Non è con lei. Oh signore, la connessione. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Osserva. Si può saltare, no, vero? Torno subito. Fai. Ah, l'orecchio mio. Perfetto. Io vorrei fare l'emissario a un festaiolo. Vediamo che mi dice. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Naylor might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Eccolo. Ora vado. You defiled a girl who was with child. Don't even pretend that you regret what took place. Do you wonder why I came? It's because I am disgusted with people like you, and the only way in my mind to rid the world of your ilk is to see you hanging from the gallows. All right. Is it about money, as you said in the letter? Mi ha rovinato la I have faccia di it. Sherlock. There's no need for violence. I've never written a single word. No, che As you palle, can see, doppio I audio. have a more direct approach. That letter, it wasn't from you. So what do you want? Answers. Fine. Aspetta, I aspetta. suppose now we have a nice long Ah. talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass Comunque of si whiskey. sente ogni tanto l'audio But da out te of del respect gioco. for you, Io non avevo I won't abbassato drink either. il volume della musica. Mhm. That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordone on a military mission. So, where do we start? Comunque mi sa che l'ho ottenuto il trofeo perché io ho dato un pugno dopo ho deciso come doverlo fare perché non dovevo dire che si era pentito ma che non si era pentito. E boom, pugno in faccia. È stato bellissimo. Mamma. Esatto. Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? Vabbè, questo... He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? Sì, perché ha una You had macchia di motive to kill vino. him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's another level. I had thoughts that this Mercutio, Mercurio. well, him, yes, I thought he could have been the blackmailer.
but I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait, to see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Addio, donna, ti rifarò, non ti preoccupare. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Ah, posso chiedere anche Neila. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl. I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Ma che cazzo sta a fa? Stai appiccando... Non voglio saperlo, non voglio saperlo. Non che sta peccando, sta sistemando un volantino. Sì, però non voglio neanche saperlo, guarda. E la donna nella fotografia, la foto rovina la nostra. Tutti i profughi sono vittime del sistema. La situazione in cui si trovano deve e può essere risolta. Sì, può, se nessuno lo fa. L'emissario vuole nascondere le prove. L'interesse dell'emissario per la fotografia è concreto. Se la ottiene, nulla minaccerà la sua reputazione. Ah, oh, frena. Nicolo ha violentato la giovane profuga alla festa. La fotografia che lo inchioda causerebbe danni alla sua carriera. Lo smaschererei volentieri se non fosse che ha il potere di aiutare i profughi. Cazzo.
Giustizia spietata, l'emissario non merita né fiducia né perdono per quello che ha fatto. La rabbia della popolazione di Cordona è il minimo che si merita. Consegna la fotografia a Vogel e lui si occuperà di rendere tutto pubblico. Ma nemmeno per un bene più grande. Thomas Norton è un dissoluto che ha commesso un atto terribile. Meriterebbe di essere punito, ma non posso mettere in gioco la libertà di queste persone. Consegna la fotografia all'emissario in cambio della cittadinanza ai profughi. Sarò anch'io che sto giocando, ma un attimino mi prende a male, non capisco se ci devo parlare con qualcuno. Ancora no, ma devo finire secondo me, devo fare anche altro. Soggetti sospettati. Indizi. Modello criminale. Distretto... non lo so. Scaldaio. Trovato subito. L'interrogatorio di Nicolo Bernadotti. Nicolo Bernadotti, classe 1834, è un uomo d'affari e mecenante, molto conosciuto a Cordona, fondatore nel 73 e titolare della Bernadotti Company Ltd, sede principale Bazar RD, vicino all'incrocio con Roman RD, nella parte sud-est di Scaldaio. Il signor Bernadotti è stato portato in caserma per un interrogatorio il 13 febbraio del 76, dopo una soffiata da parte di una delle nostre fonti anonime. La fonte ci ha fornito informazioni che indicano il legame del signor Bernadotti con il contrabbando di liquori e oggetti d'arte antica tra le colonie britanniche. Ma sto Bernadotti mi sa un po' italiano o mi sbaglio? Cordona e il resto del Regno Unito. Le persone che presumibilmente lavorano per l'azienda del signor Bernadotti sono state precedentemente collegate a una serie di attività illegali, tra cui rapine, violenze, crimine organizzate e ricatti. Il signor Bernadotti è stato chiamato per essere interrogato in qualità di testimone, poiché non ci sono prove tangibili sufficienti per supportare eventuali accuse. Durante l'interrogatorio svolto da me e dall'agente Butt, il signor Bernadotti ha affermato di non essere a conoscenza delle operazioni e dei fatti descritti dalla nostra fonte. Non è stato possibile ottenere informazioni documentate sulle sue attività prima del suo trasferimento in Gran Bretagna. Come sostiene Bernadotti, fino al 73 ha vissuto in Sicilia, in Italia, mi sembra strano, dove svolgeva l'attività di commerciante finché non si è trasferito a Londra e ha iniziato l'importazione di merci. Conclusione: non è possibile incriminare il signor Bernadotti per nessuna delle attività illegali indicate. Ispettor Herbert Ryder. Sei un po' tedesco, amico. An impressive slice of life. The police had a lot on him and at the same time, nothing at all. Amateurs. Come sempre. C'è mai una volta che non è così? Dobbiamo qui trovare il posto e qui parlare. Allora, questo posto si trova nella parte sud-est di Scaldaio, Bazar e Roman. Sud-est di qua. Non mi glitchare. Bazar e Roman, ho detto. Qua. Per forza qui. Dove vai, cursore? Vediamo un po' se sta lì. Qui. No, è la traversa prima. Però la traversa prima c'ha questo, aspetta. Ah no, eccolo. Perché qua? Io non ho capito perché qua, però. Cioè tu mi dici che è tra Roman e Bazar. Qui non c'è... Cioè, è Bazar e basta. Roman è qua. Le indicazioni proprio col culo te le danno, eh. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. So many goods here. Let's find something illegal. Non mi dire che hai proposto di trovare qualcosa di illegale che ti picchio, eh.
C'è un magazzino adiacente agli uffici. Il cortile del magazzino è pieno di molte merci e lavoratori. I lavoratori nel cortile sono dei profughi del campo. Tranne te sei ricco. Come la fame. That's our way in, Sherry. You go talk to that beef. I'll sneak up from behind and take him out. Sì, lo metti fuori gioco. Ci credo molto, amico. No, c'è L'unica entrata... un... Ma dove hai letto lo metti fuori gioco? John dice lo mette fuori gioco. Ah, sì. L'unica entrata è sorvegliata, quindi o facciamo irruzione o inganniamo la guardia, in modo che ci lascia entrare. Hey, yo. This is private property. You lost something. Proviamo questo. Sono un My investigatore. name is Sherlock Holmes. I'm investigating a robbery, and Mr. Bernadotti may be just the man to help me with... You a copper? I have nothing to do with the police. Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Capito? Bernadotti's best interest to... Capito. One. Vorrei provare anche quella a uno dei suoi morti, però non penso perché non c'è... Colpiscilo! I did try to resolve this peacefully. Molto pacifico, direi. Ma è arrivato il trofeo? Sì. Yeah! Basso autocontrollo. What? I'm coming. Take a rest, my friend. I'm coming for you. Ah, l'ho persa brutalmente. I could miss the party. No! Comunque sono tanti... Non capisco che cazzo sta succedendo lì. Da te. Il mio amico che sta a giocare a Elden Ring. No more crime for you, and... The snuff's ready. No, ce l'avevo lì, cazzo. Ed è abbastanza scarso. No, perché sentivo vuvun, ogni volta che facevo danni io sentivo vuvun, allora pensavo che era da me, dal gioco mentre facevo... Oppure il pad che faceva... mi sa che era il pad. No, l'ho perso. E allora I vaffanculo. could miss the party. Bene, Ho perso ti ha fatto anche- il pepe in faccia. Ho fatto ancora più danni. No, pazza! Ma da incastrare anche nell'angolino di tua madre. Via, 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 via. Via, t'ho detto. Prima mi sarà glitchato anche uno, perché l'ho dovuta fare già 2 volte. E va bene, muori. Muorici. Grazie. Cioè mi sarà glitchato uno dentro un barile, era bellissimo. Facevo... Salve. Allora, basta, Te mi servi, così almeno ho I tolto could miss the te. party. Hello? Boom! A Take a terra, rest, piccolo. my... No, The snuff's ready. la spalla. No, The Snuff, non so se può funzionare il The Snuff. Fammi vedere. Ecco. No, No! Ho brutalmente fregato. Vai! Cazzo! I danni! No! Grazie, ciao. Overcome him. Don't... I'm coming for you. Ale, vai. Ah no. Non capisco ora che cazzo gli devo... Boh. Ah, la spalla ancora non l'ho sistemata. No, il braccio. Ok. Però... Una volta fatto il braccio non c'è niente Spara altro. al paper snap che sta sulla destra. Ah no, quella è la farina, però non... No, via! Niente, è andato troppo tardi. Vai! No. Non gli è piaciuto mamma. Ma dove sei? Vai! Madonna!
Il piede mi ha Boh, detto, gli ha give him fatto the male. The snuff's ready. The stuff vedi? Sì, dietro il culo l'ho visto, mi sa che uno che arriva. Infatti. Ma Ma lo sanno che adorano il suo culo. c'è un bel culo Sherlock, gli hanno fatto comunque. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Là. Andiamo tutti. No, you killed him. Ops, l'ho killato. Sei un Scusi. mostro. Grazie. Sei un mostro. Lo sai che io killo? Veniamo da Bloodborne, non veniamo da Sì, Mermellete. ma no, qui Via, fui! Qui lo so che uccidere è illegale. Quanto mandare a fanculo la propria... Scusa. Grazie. Ce l'ho dietro, lo sai? È un attimo che mi Too colpisce. simple. Mhm. Dovrei colpirlo io. Volevo vedere se ce n'erano altri. Ma dai, ma vedi quanto è nebbioso? So io che vedo tutto nebbia oppure è nebbioso proprio Non è nebbioso di sé. Ok, importante che è nebbioso di sé. Ma io ce l'ho dietro il culo, vero? Stiamo ritornando a Plague Tale Innocence 2.0 per caso, sì. No, mi ti incastra. Via. Devo capire dove cazzo sta. We can overcome the brute now. Porca puttana, ma che cazzo è? Un cecchino? C'è un cecchino! Allora, scusami, Grazie. May I? Ce l'avevo lì vicino, me ne sono accorta Don't bother moving. all'ultimo. You've lost. E vabbè, ho ucciso qualcuno perché sono una persona brutta. Però mica così brutta. C'è un magazzino, l'unica entrata è sorvegliata, quindi o facciamo eruzione e inganniamo la guardia in modo che ci si lasci entrare. L'emo atterrata, siamo nel magazzino, ora devo trovare qualcosa, mi sa. Ah, John mi ha scritto qualcosa sicuro. Devo trovare tutti gli indizi, infatti. Sherry ha appena ucciso un uomo. Peccato che non riesca a leggere nella sua mente. Mi chiedo cosa stia pensando. È pentito? No. No. Ne ho ucciso solo uno, non mi rompete il cazzo. Io però non capisco che cosa devo trovare in questo magazzino. Oh, Johnny. You've disappointed me so much, Sherlock. Come ti ho deluso? You've disappointed me so much, Sherlock. Ci ho deluso John. Secondo te perché? Però non capisco che cosa devo fare qua dentro ora. Che se non avevo registrato bestemmiavo, Sherry, look. This seems familiar. Dopo che mi hai insultato 3 minuti ti picchierei, guarda. Ma tu guarda, c'è roba qui. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. V.H. Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotti Company Limited. Oh shit. E te chi cazzo t'ha visto? No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here. John, smetti di girare il dito intorno alla piaga o ti picchio, ma ti picchio seriamente. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Oddio, dovevo finire da osservare la zona di là. Cazzo.
Keep standing in my way and no one will ever see you again. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear... I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Potevo dirgli qualcos'altro in qualche altro modo. Let's see what's hidden there. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? This marble fella, it's like he was made after my image. You see it? No. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. You acted so much like me. Volevo essere meno stronza, ma non ci sono riuscita. Relativo allo Zeppelin. Che cazzo ci fa qua? Il giornale relativo allo Zeppelin. Cazzo, voglio le chiavi di lì. Questa è la logistica, niente, ci siamo persi quell'uomo. Non va bene. Taccuino delle giovani mammotte. Allora, manufatti contrabbandati, vari oggetti d'arte antica conservati nel magazzino della Bernadotti. I manufatti sono principalmente di origine africana. La scultura della cultura Dogon africana raffigura gli esseri umani in forme semplificate, quasi geometriche. La maschera oblunga della cultura Chokwe potrebbe rappresentare sia la bellezza femminile che la morte. Il dipinto rubato è stato ritrovato. Per quanto le immagini siano raccapriccianti, la maestria di Mercurio è innegabile. Sarebbe potuto diventare un artista rinomato, alla pari dei più grandi, ma ora non lo sapremo mai. No, infatti. Cosa stai guardando? This is it. This is where all the magic happens. È qui che avviene la magia. Te pian bene. The Bernadotti Company Limited Trade Network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotti. Ma è normale che è conveniente per un uomo come Bernadotti. I suppose it's Mr. Bernadotti with our fine governor. (1875) was taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Grazie che non ce l'ho, sei uno stronzo. Please don't shoot me. I have a family. Spare me. Non ti sparo, donna. Spare me. Spare me. Ok. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Then come here, and we shall talk. Dici? Io non voglio parlare con te, voglio... Un familiare. A noi ci piace sapere di tutto. Aspetti, signor Bernadotti, devo fare... Donna, che cazzo ti Sherry, fumi? don't you think this office suits me? Sì.
Mi si addice. Bella collezione, interessante. Io ti direi di levarti dal cazzo da lì, però dettagli, eh. Bene, bene, bene. Parliamo col signor Bernadotti, se non c'è altro. Altro? Non c'è altro. Perfetto. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Diverso dagli altri. Il tatuaggio già è diverso. Che io neanche... Ah, ecco, non l'avevo neanche visto, infatti. Gombenza è sposato. Fede nuziale, sposato. Allora, no. Se ti giri come dico io sarebbe meglio. Non evita i lavori sporchi. Perfetto. Ha avuto la pellagra. Ah, non l'avrei riconosciuta se devo essere sincera. Sia che perché in questo periodo noi non ce l'abbiamo. Sangue freddo, pistola nella fondina. Abbiamo due possibilità. Spietato boss del crimine, mente calcolatrice. Io direi spietato boss del crimine. Però vediamo quello che dicono. Tu ci sei, Splatter, per decidere? Sì, il crimine. Vabbè, io volevo leggerli tutti e due, un attimo però. Con calma, Splatter. Nicolo Bernadotti è un crudele capo di una banda criminale che non ha paura di sporcarsi le mani per mostrare la sua posizione di potere. Un gran lavoratore... So leggere. Un gran lavoratore in gioventù, Bernadotti ha coltivato l'odio verso il mondo che lo circonda. Si aspetta continuamente guai ed è sempre pronto a crearne. Cresciuto in una famiglia povera, ha dovuto lavorare nei campi fin da giovane. Ciò lo ha portato a soffrire di pellagra, i cui effetti si manifestano ancora sulla sua pelle. Ma la pellagra non era quando mangiavi troppe patate? Boh. Va bene, mi ricorderò male. Si rifiuta di nasconderlo sotto abiti sfarzosi, in modo da ricordare sempre da dove siano nate le sue motivazioni e la sua identità. Bernadotti e i suoi uomini hanno tatuaggi diversi, ma con lo stesso stile. I tatuaggi sono molto probabilmente un codice che rappresenta diversi ranghi all'interno di un'organizzazione criminale strettamente strutturata e segreta. Invece la mente calcolatrice... vabbè, è il capo di una banda criminale, un uomo d'affari, un astuto calcolatore. Trasmette fiducia ma in modo minaccioso. Anticipa il pericolo, ma tiene sempre una pistola pronta nella fondina. Bernadotti discende dalla classe operaia, essendo cresciuto in una famiglia povera, ha dovuto lavorare nei campi sin da giovanissimo. Il duro lavoro sotto il sole e la cattiva alimentazione lo ha portato a soffrire di pellagra. Ha superato la malattia, ma gli effetti si vedono ancora sulla sua pelle. Nonostante adesso sia finanziariamente benestante, si tiene ancora lontano dalla vita dell'alta società, mantenendo vestiti e aspetto modesti. Bernadotti e i suoi uomini hanno tatuaggi diversi, ma con lo stesso stile. I tatuaggi sono molto probabilmente un codice che rappresenta diversi ranghi all'interno di un'organizzazione criminale strettamente strutturata e segreta. Entrambe andrebbero bene, solo che io direi più boss del crimine. Dopo che l'ho letto, lei cosa direbbe, signor Splatter? Sì, vabbè, non mi ha ascoltato, lo so. No, stavo dicendo una cosa sul telefono, ripeti. Dicevo, dopo che ho letto entrambe le descrizioni... Sì. Crimine. Sempre crimine, perfetto. Noi siamo sempre per il crimine. Accettiamo le nostre conseguenze. Vai. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and È vero, final aveva journey uno will be to the morto, me l'ero morgue. scordata. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Poi Holmes. tiene pure la faccia da And padrino you qui. are Esatto. Nicolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. La prima. This is Questa volta sono private sicura. property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Allora, ricominciamo. Il suo uomo è morto al campo. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact,
It also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I want? Veramente ce l'hai là. Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. Vai, sono My curiosa. business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses, all too often, disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum.
I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotti. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotti. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. Che te pigli in corpo in questo modo mi stai incasinà. Perché mi sono andata a incasinare così? Allora, questo... Il profilo del personaggio di Bernadotti. Qui c'è l'offerta di Bernadotti. Ci dovrebbe essere anche l'offerta dell'emissario. Ecco, allora, qui c'è un altro trofeo che riguarda la voce del popolo, di rimanere coi profughi. Se rimango coi profughi devo dare la foto all'emissario. Se invece voglio fare lo stronzo, devo dare la foto a Bernadotti. Ma io posso fare entrambe le cose, sapete? Quanto sono brava. Il dipinto rubato, l'offerta di Bernadotti. Ecco qua. Vittima di violenza. Però non mi manca qualcosa. C'è qualcosa che mi manca? Ecco. Materiale da ricatto. Giustizia spietata. Un aiuto inaspettato. Ci vanno 4 finali qui, cazzo. Ogni risposta ha il suo finale. Ok, vuole ricattare l'emissario. Il signor Bernadotti sa come trarre vantaggio ad ogni situazione. Quando ha saputo della violenza dell'emissario ha visto un'opportunità per ottenere maggior potere. Mi ha offerto un affare, la fotografia in cambio di una vita felice per Neila. Giustizia spietata. L'emissario è una persona spregevole e Bernadotti sta cercando di trarre vantaggio da questa situazione orribile. Non posso fidarmi di nessuno dei due. La verità, se svelata, risolverà le cose. Darò la fotografia a Vogel e lo renderà tutto pubblico. Un aiuto inaspettato. Bernadotti è un losco uomo d'affari, ma sembra convincente nella sua promessa di organizzare una vita felice per Neila e suo figlio. Questo è ciò che conta davvero adesso. Consegna a Bernadotti le prove per ricattare l'emissario. Abbiamo un bel problema. Ma posso fare entrambe le cose. Posso fare entrambe le cose e vi dimostrerò come. Per ora la scelta
scelta che faccio è di stare dalla parte del popolo e che consegno a sto stronzo la foto. Have you decided yet? Va bene, qui è se consegno. Va bene, facciamo questa. Non ho capito come farla funzionare. Ok, andiamo un po'. Have you thought it all through? Almost. The refugees, what will happen to them? Well, I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician how he performs his tricks. But how can I believe you? Ugh, I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me, too. Now, what about the photograph? You deserve to be punished, but the greater good is what matters here. I won't bargain it for justice for Ned. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word, Mr. Holmes. Dove? Perché sono riapparso qui? Sistema? Dai buono. Più veloce che mai. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Aia. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Allora, Mercurio è morto. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. Anche tu sei un mezzo ironico, eh? I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. What happened to your crusade of truth? Was it not that important after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Storia Manor. I'm told it belonged to your mother. Cosa? Ma ancora questo? Sì, perché Ancora ho finito. Cioè, dopo che ho fatto salvare i profughi, così all'improvviso, tac, mi ha buttato davanti alla stanza del museo d'arte. Io lì, tipo, come ci sono arrivata? Perché gli dovevo consegnare le risposte, giustamente. È lui che mi ha dato l'incarico, no? Perciò, cosa ha trovato? Riguardami. Thank you, Mr. Vogel. No! I am curious to see what you have procured. Vaffanculo, volevo... Io odio questo gioco quando ci si mette. Questa volta invece faccio giustizia spietata. Vado a dar fastidio a Vogel. Sì. Però come ci si torna da Vogel?
Vai! Bellissima sta scena, come l'hanno creata. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Comunque c'ha i pantaloni al un po' fosso quell'altro, Vogel. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. He's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty Cosa of mi having deve it delivered to dare? Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Delicato come non mai. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Ok. Oh, fine? Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Finito? Grazie. Secondo me non è veramente finito, però va bene. Questa volta facciamo la vittima di violenza e andiamo a parlare con Benedetti. E chiediamo l'aiuto inaspettato. La speranza è veramente... Ah, Benedetti no, è Bernadotti. Che faccia veramente qualcosa di buono. Perché stai ancora cercando di entrare tu? Please, come in. Mr. Bernadotti is expecting you. Te non c'hai manco il foglio per scrivere.
Diamogli la fotografia. If Va. I give you the photograph, how do I know you'll not come after me? Mr. Holmes, you're not a threat. The local authorities owe me favors. For all your Oh, confidence, che you casino è? cannot actually harm me. Sono sempre loro. Besides, I like you and your approach to business. We are not dissimilar. Pragmatists to a fault. Indeed, I cannot ignore the just outcomes in what you have proposed. All right, take the photograph. You are a hard man to read, Mr. Holmes. I couldn't have actually had it. Fear not. This decision will bear its fruits soon enough. One more thing, Mr. Holmes. Now that I have the photo, you may as well take Mr. Mercurio's painting back to the gallery. Please, send my apologies. Posso portare il dipinto? Interessante. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? Yes, it's here. Splendid! I'm most grateful, Mr. Holmes. It must have been a difficult task. Will you share your adventures with me? I cannot, Mr. Vogel. The story is much like your undergallery. Not for everyone's eyes and ears. So sometimes you do hide the truth. What has happened to your crusade? I'm not on a crusade. I simply do not owe you the story. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen to keep secrets, I'll respect it. Besides, the truth is often more boring than the mystery. No? It is what it is, Mr. Vogel. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift che è for you. successo? I took the liberty of having it Mi si è delivered to bloccato il Stonewood video. Manor. I am told it belonged to your mother. Non è vero? Sì, a me sì. No, ma ho finito pure di parlare, devi sparare sulla scelta. No, io ti faccio vedere, si è bloccato il video. Ah, perché mi stanno chiamando, che te piangorbo. Ed è potto! Vabbè, vado a vedere che cazzo vuole. No, ma così mi ha bloccato la connessione, tu non hai capito, mi sa che è crollato lo SharePlay. Torno subito, va. Non ho capito che cazzo è successo.